benvenuti in questo nuovo video. E oggi manca precisamente un mese alla nostra partenza dall'Australia, praticamente su per giù per un paio di giorni. Perché cosa succede? Praticamente con un po' di casini con la casa, che non possiamo stare troppo, un po' per le festività di Natale che vogliamo tornare a casa con parenti, tutto quanto, festeggiare con gli amici Capodanno e godersi anche un attimo un po' di vacanza effettiva, perché tutto sommato siamo in giro da febbraio. È stato un anno abbastanza impegnativo, però praticamente noi cosa faremo? Verso il 10 di dicembre, quindi praticamente fra un mese, ci sposteremo da questa zona Margaret River per spostarci a Perth 2 notti, giusto per trovare un po' di amici, andare fuori a fare un po' di baldoria, sistemare le ultime cose. E il 11 o il 10? L'11 o il 10? Il 10 abbiamo il volo per andare a Bali, che faremo 9 notti a Bali, pura vacanza, puro relax, un po' di esplorazione. Avrò anche tantissimi contenuti da portare qua sul canale, infatti sono gasatissimo, sono veramente molto contento, per poi tornare a casa in Italia per le feste di Natale e tutto quanto. Cosa dobbiamo fare però? Quindi abbiamo un mese per fare la richiesta del visto, visto che gli 88 giorni con questa settimana li abbiamo conclusi, finire di prenotare tutto quanto, perché i biglietti dell'aereo li abbiamo presi, però non abbiamo ancora prenotato gli alloggi, non abbiamo ancora programmato per bene tutte le tappe, tutte le cose da fare. Ci abbiamo da sistemare tutta casa e soprattutto tantissima cosa che non usiamo, come ad esempio gli scarponi, i giubbottoni, quelli che abbiamo preso da Kmart, però vi lascio il video qua sopra, per andare a fare i lavori nelle farm e tutto quanto. Giustamente non ha senso. Uno, non li useremo mai più molto probabilmente. Due, non ha senso tenerceli perché ingombrano tantissimo, occupano uno spazio enorme che non abbiamo, in quanto questa macchina la lasceremo all'amico, però non è che possiamo lasciargli anche tipo 50 valigie di roba, anche perché non ha senso poi portarle in Italia per poi tornare a portarle qua. Quindi cosa molto importante che vi faccio vedere adesso molto semplicemente: abbiamo questo mega scatolone, cioè questo è il mio bellissimo piede e questo è lo scatolone stra mega caricolmo di roba che andremo a donare. Semplicemente ci sono tante associazioni qua nella zona, come anche ci sono aperte o bene o male in giro per tutta l'Australia. Non cosa in Australia solo ci sono queste cose, no, ci sono anche in Italia. Quindi se avete cose da buttare, se avete cose che non usate più, piuttosto che venderle, che tanto ci rifate 5 euro, non vi pagate nemmeno l'aperitivo, prendetele, le andate a donare, che di sicuro ci sarà qualcuno che avrà necessità di usare le vostre cose, e fare un piccolo atto di gentilezza verso il mondo non vi costa niente. Quindi detto questo, adesso quando quell'altro esce dalla camera andiamo a portare via questa roba, e poi cosa che servirà? Andiamo di sicuro a mangiarci un altro fish and chips perché c'ho una voglia mostro, sto già crepando di fame, e devo andare a cercare magliette e scarpe, perché questa qua è quella forse presa meglio, perché ho la bruttissima abitudine, quando mangio o quando faccio da mangiare, non mi interessa la maglietta che c'ho addosso, di come sono vestito, io faccio e basta, e penso ai rischi tutto quanto solo dopo. Quindi ho tipo 2 magliette sane, il resto non posso neanche darlo via alla carità, perché non penso che le indosserebbe nessuno, c'hanno chiazze grandi così di sugo, no? Mi pare il caso, quindi magliette e scarpe perché le mie sono sfondate. Detto questo, Thomas, andiamo? No. Va bene, non andiamo, andrò da solo. Bella. Ok, missione compiuta, molto più facile del previsto. Semplicemente vai dentro, c'è uno sgabuzzino con 500.000 robe, molli la roba e sei a posto. Però sono contento perché già solo arrivando qua c'erano almeno 3-4 macchine, è ultra mega pieno di roba comunque. Oh, pienissimo. Adesso invece direzione cibo, abbiamo una 40-45 minuti circa di macchina. Non vedo l'ora di mangiare, sto già crepando di fame, non so te. Sì. Dai che c'è la macchina che resta dietro!
finalmente ci siamo seduti, adesso se magna. Siamo tornati nel ristorantino che vi lascio linkato qui sopra, dell'ultima volta che siamo venuti qui a Busselton. Se non l'avete visto, bastardi. Intanto che ordiniamo e aspettiamo un attimo il cibo, volevo un attimo anche dirvi che se essendo che questo ultimo periodo sarà un po' complicato, non abbiamo internet a casa, quindi dobbiamo fare tutto con i dati del telefono o andando in giro e scroccando wifi un po' dappertutto. Se ci saranno dei ritardi sui video, che non c'è la pubblicazione solita a mezzogiorno l'una, sappiate che non è perché non ho registrato il video, ma perché non ho trovato un modo per caricarlo. Quindi perdonatemi, però nel futuro ci saranno anche tanti altri contenuti e tutto quanto, quindi restate collegati. Intanto che stavamo aspettando il cibo è apparso pure un delfino. Adesso proverò a zoomare proprio al massimo delle capacità, ma lì c'è un delfino, è lì in mezzo ai pali. Che botta di culo! Insieme al delfino è arrivato anche da mangiare, come l'altra volta, una mano di pesce. Beh, non parlo altro perché sto crepando di fame, quindi buon appetito a tutti e ciao. Adesso di nuovo in macchina e andiamo a ricerca di vestiti, scarpe, oggetti, cose. Altri soldi. Però il pranzo era molto buono. Oh, sì, molto buono. Anche se c'ho ancora un languorino comunque. Un po' di fame ce l'ho. Ci vediamo là. Giro spese, tutto quanto fatto. E nel resoconto di oggi ho trovato un costume coi fenicotteri a $12, poi 2 magliette che terrò sacrosante senza usarle in cucina, prometto, giurin giurello, parola da lupetto, una di Van Gogh a dei modicissimi $18, poi un'altra invece stile giapponese, Honda di Kanagawa, bella dietro, per $12, un affarone. E come scarpe New Balance. Mi piace fare la fashion blogger, non è così male. Gossip girl. Va. Belle scarpine. Mai provato New Balance in vita mia e sanno fare il loro lavoro. Giustamente non potevamo toglierci un piccolo giretto dal negozio in cui non dovevamo entrare e ci siamo portati a casa 2 stupendi giochi da tavolo, $30 e 55. Speso. E oggi c'ho da pagare anche l'affitto, quindi dobbiamo anche torno fare la povero. richiesta del visto del secondo anno. È da fare anche quello. E sono altri $650. Beh, direi che prima che mi salga la depressione con tutte le spese e tutte le cose che ci sono da fare, io vi saluto, rimanete collegati nel canale, spero di riuscire a caricare abbastanza roba e rispettando le scadenze settimanali, in modo da tenervi almeno un video a settimana quantomeno, e ci vediamo alla prossima. Bella.